e come ogni anno entriamo a caccia di tesori dentro la mostra scambio di Arezzo. Troviamo subito banchi di modellini e modellismo, e in fondo al corridoio incontriamo i primi due ciao. Su questo banco troviamo tutto il necessario per lucidare parti in metallo e non, oltre che la tancherite per i serbatoi. Qua, accanto a una Vespa Pix, un Sì prima serie, con i cerchi ancora a raggi. Di fronte allo specchio una magnifica Honda 504 del 1972, una delle mie preferite, che però, se non sbaglio, era presente qua nello stesso posto anche l'anno passato, ma il prezzo, se non ricordo male, era di oltre 8.000 euro, quindi si può trattare. Questa è una Lambretta Lui, prodotta tra il 68 e il 69 nelle cilindrate di 50 e 75 cm3. E facciamoci un po' di passeggiata all'interno degli stand. Ricambi. Qua ne hanno di Piaggio usati per tutti i gusti, a prezzi interessanti. Questo è solo per questo motorino qui, poi ci va la fucicella che blocca. Vedo qua un paio di pedali che potrebbero interessarmi. Sono degli MB che mi servono per un progetto che poi vedrete sul canale, ma stanno messi male, lasciamo perdere. Un Piaggio Sì decisamente trascurato, e là in fondo scorgo una rara TZR 250 che purtroppo però è senza motore. Questa sembra essere una 180 SS. Per questo Ciao bianco, ultima serie, catalizzato, la richiesta è di ben 1.000 euro. Ed ecco questo non male Ciao R. Come pedali dovrebbe montare degli AM, invece troviamo dei meno pregiati MB rivettati e con gommino bianco. Questo stand ha anche due Vespe, una N e una Special, allo stesso prezzo. Qua troviamo due eleganti signore che hanno fatto la storia del marchio tedesco. I miei amici di quelli della Ruggine hanno fatto dei video veramente interessanti su questa tipologia di moto, di cui vi metto la scheda in alto. Il Corsarino Sport, prodotto alla fine degli anni 60, è sempre fascinoso. Ultimamente sono molto attratto dai 50 e chi segue il canale conosce il perché. Per questo esemplare mi hanno chiesto 1.000 euro, poi trattando sono sceso a 600. Qua c'è lo stand della Lambretta, ci fermiamo un attimo.
Poco più avanti troviamo selle per qualsiasi tipo di Vespa. Ed ecco un altro 50, questa volta nella versione top. È messo decisamente bene, ma la richiesta è di ben 1600 euro. Se cercate un adesivo per terminare il vostro restauro, beh, qui è molto probabile trovarlo. Quest'anno è presente anche uno stand dedicato ai kart, non li avevo mai visti alla fiera di Arezzo. Questo stand che vediamo alle mie spalle c'era anche a Novegro, vi ricordate l'Honda 750, quella color candy gold? Ecco, adesso forse lo vedete meglio, è questo qua dietro. Evidentemente la roba si vende, ma non poi così frequentemente, per cui i prezzi probabilmente sono trattabili. Ad ogni modo trovo questa moto bellissima, anche perché ne ho una uguale. RD500, una vera bomba di fine anni 80, con i suoi 87 cavalli e solo 190 kg di peso. Lo stand di Ghezzi Motors, uno nei quali dove mi capita più spesso di comprare ricambi per i nostri amati moped Piaggio. Qua trovate veramente tutto. Uno special del 69 a 600 euro non è male, ma c'è qualche dettaglio non originale. Vediamo chi lo riconosce. Un altro gruppetto di ciao, fra cui spiccano due lusso. Il prezzo non è male e questo turchese conserva ancora un raro blocca sterzo originale, con la sua chiave ovale della Neyman. Pedali AM, anche se con gommini bianchi, ma ahimè marmitta non originale. Al contrario di altre fiere, che ad Arezzo c'è un buon mercato anche di auto, come potete vedere, non vi le farò far vedere nel dettaglio perché ci vorrebbe un po' troppo tempo. Eventualmente fatemi sapere nei commenti se vi interessano anche le auto, per la prossima volta magari faccio un video apposta per le auto. Potete vedere qualcosa via via. Io percorro i corridoi della fiera.
e qua troviamo un'area dedicata al mitico marchio italiano dell'MV Agusta, dove spicca su tutte questa bellissima 750 Sport, il cui motore, secondo me, è veramente un'opera d'arte. E anche ad Arezzo troviamo lo stand del mio amico Andrea, grande appassionato di Vespe, che riesce a proporre sempre mezzi decisamente interessanti, come questa ricercatissima ET3 a 6.750 euro. Un comodissimo PX200 a 5.900 euro. €5.200 per questa GT 150 del 1972. Quest'altra ET3 è già venduta. Fra le sue tante occasioni spiccano queste tre bellissime SS conservate e questa faro basso a 9.000 euro. Guardatela bene, perché la Vespa, quando l'ha presa Andrea, non era così, ma così. Che dire ragazzi, non è la fiera più grande, però quantomeno è tutta al coperto o quasi, per cui non è malissimo. Concludo questa mia gita alla fiera di Arezzo davanti all'onnipresente ricambista Mauro Pascoli, anche perché si è fatta quasi l'ora di pranzo e direi di andare a mangiare qualcosa. Quindi ragazzi, vi ricordo, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, vedrete altri di questi contenuti, fiere, restauri e quant'altro. Lo potete fare, è gratuito, cliccando il logo in basso a destra. Io vi ringrazio e vi saluto, alla prossima!